Bella. No? Dove sono gli altri? Erano davanti a me. C'era Ottaviani, Fusco, tutti quelli che erano più forti. Giravano in 57. Allora, primo turno di prove libere andato, come avete visto dal video precedente. Sono qui al Mugello per la Pirelli Cup perché devo fare una sostituzione di un pilota. Ma prima di spiegarvi il perché di questo e come accadono queste cose, perché anche con Team BR Corse al mondiale Super Sport 300 nella Superbike ci è successa recentemente questa cosa, dopo vi spiegherò che cos'è una sostituzione di un pilota, quando avviene, come funziona. Ma prima di tutto veniamo al sodo, ovvero il risultato in pista. Ieri abbiamo usato solo gomme usate, abbiamo messo un treno di gomme nuove il primo turno, poi ho tenuto sempre quelle, ho fatto 50
59 basso subito primo turno, e poi non ho più migliorato perché la pista non era nelle condizioni ottimali. Hanno girato tanto le auto in questi giorni e poi con la pista molto calda e non cambiando mai la gomma non sono riuscito a migliorare. Stamattina gomma nuova, che tra l'altro per me è un'incognita perché io ho smesso di correre nella Super Sport quando venivano usate ancora le vecchie 180/60 intagliate. Torno dopo 3 anni, mi ritrovo questo gommone 190 slick completamente diverso, con una mescola come la X, che era la prima volta che utilizzavo, e infatti ho fatto bene la prima parte, ho fatto subito 8 basso, 58 basso. Il problema è che sono uscito in pit lane, appena rientri la gomma cala parecchio, c'è tanta differenza di performance se fermi la gomma. Devo imparare un po' a, diciamo, fra virgolette, spigolare di più, tenere meno in angolo la moto per accelerare un pochino più forte fuori dalle curve. Faccio ancora un po' di fatica a fermarmi. Adesso con Zivi guardiamo un po' i dati, cerchiamo di migliorare la moto il più possibile, o comunque migliorare la moto non è male, semplicemente va adattata a quello che devo fare io, anche perché probabilmente poi magari tornerò a utilizzare delle regolazioni dalle quali siamo partiti e che poi ho cambiato, però spesso e volentieri per riprendere il ritmo bisogna fare un po' il giro, tornare un po' indietro per poi ritornare là. Infatti quello che ieri per me era un rapporto quasi giusto, oggi sono entrato con la gomma nuova, è corto, quindi probabilmente andremo ad allungare e a fare altre modifiche. È uno dei maggiori capi officina che ci sono. E mentre i ragazzi lavorano noi usciamo dal box perché c'è un casino infernale, non si sente niente. Allora, il primo turno di prove libere, come vi ho detto, ops, tra l'altro stavo tirando giù un carrello. Il primo turno di prove libere lo abbiamo fatto e avevo detto che vi avrei spiegato come mai. Il titolo del video è abbastanza eloquente: come mai fare le sostituzioni è una delle maniere per correre gratis o in alcuni casi con poco budget, anche perché ci sono delle situazioni sponsoristiche che possono avvantaggiare il pilota che va a sostituire, in questo caso, il pilota infortunato. Come sapete il nostro sport è molto costoso, ci sono un sacco di spese da sostenere: la moto, le trasferte, gli allenamenti, i motori, le gomme, le iscrizioni. Insomma, questo è un mondo dove ci sono un sacco di spese che bisogna sostenere, ed è per questo che tutti i team e tutti i piloti sono sempre alla ricerca di sponsor. Capita però che nel normale svolgimento di una stagione il pilota in questione cada, si faccia male e non possa più partecipare alle successive alla successiva o alle successive gare. Per questo motivo, quando si chiudono i contratti di sponsorizzazione, le aziende che hanno deciso di credere, di investire in quello che è il team, nel momento in cui il pilota si infortuna, la moto rimarrebbe scoperta, rimarrebbe senza pilota e quindi non girerebbe. Queste persone hanno pagato per avere della pubblicità che se il pilota non corresse non avrebbero. Per questo motivo, ad esempio, nel mondiale Superbike è obbligatorio sostituire il pilota. Noi come BR Corse abbiamo 2 piloti, purtroppo il nostro Indy durante l'incidente della gara di Most ha riportato un trauma cranico molto importante, ha recuperato e è andato a girare, non si sente ancora bene e per questo motivo dobbiamo sostituirlo, anche perché immaginatevi se in una gara si facessero male 6 piloti, la successiva gara del mondiale sarebbe con la griglia dimezzata, e anche per lo spettacolo e le televisioni non puoi presentare una griglia vuota. O comunque, se ci sono delle aziende che sponsorizzano il team, la moto, è giusto che questa moto corra. Quindi in questo caso io sono venuto a sostituire Manuel, che adesso poi vi presenterò, che è un ragazzo che ha vinto l'italiano minimoto, viene dalle mini GP, ha fatto la 300, adesso partecipa all'italiano 600 Supersport e va anche molto forte. Il problema è che a inizio stagione si è infortunato, doveva tornare per la gara della Pirelli Cup appunto questo weekend, ma non è ancora al 100%. Allora, di comune accordo con Zivi Motor, hanno deciso di chiamarmi per sostituirlo e fare correre la moto. In più può essere una maniera per me
di fare chilometri su una super sport e per loro magari di sentire l'opinione di qualcuno di diverso sulla moto di Manuel che poi dovranno riutilizzare nell'ultima parte di stagione. Quindi per questo motivo il titolo non è clickbait. Il fatto di sostituire un pilota può essere vantaggioso perché in questo caso a sostenere i costi di questa gara ci sono tutti gli sponsor di Manuel e dalla mia parte c'è Edilizia al Quadrato che mi ha permesso di coprire una parte dei costi che sono serviti a venire qui. Ma adesso torniamo nel box, andiamo a rubare Manuel un attimo così ve lo presento e facciamo due parole anche con lui. Manuel Rocca, ciao Manu. Ciao a tutti, ciao Edu. Intanto ti chiedo, abbiamo fatto questa cosa, come ti è venuto in mente di chiamarmi? Cioè, o come vi è venuto in mente? In realtà, allora, dovevo correre io, però purtroppo non sto ancora benissimo per via della spalla, sono stato operato. E poi ci siamo detti dobbiamo trovare un sostituto, abbiamo fatto un po' di nomi, un po' di idee. Poi mi sei venuto in mente te, ho detto secondo me si può fare. Cercavi uno che andasse piano e che non ti sdraiasse la moto, no? Esatto. Esatto, hai trovato la persona giusta. Comunque, scherzi a parte, Manuel, come ho detto, infortunato, doveva tornare per questa gara. Quanto tempo ci metterai ancora per l'infortunio alla spalla, giusto, se non sbaglio? Sì. Ok. Più che infortunio è un problema già da 2 anni, però è stato operato a maggio, secondo me a metà settembre ci sono per quella. Quindi per il CIV qua a metà settembre dovrei esserci, non è nulla di certo, però dovrei esserci, dai. Poi tra l'altro facendo questa sostituzione sia Zivi può accumulare dei dati che tu, io ho cambiato un po' di cose, anche il posizionamento in sella, magari sicuramente non tutto perché siamo due piloti di statura diversa e comunque peso diverso, però puoi trovare magari qualcosa che ti può tornare utile per la gara del Mugello. Vabbè, quello sì, cioè, si impara sempre da tutto e tutti, quindi può tornare utile tutto. Bene, allora adesso mi cambio perché secondo turno di prove libere, abbiamo fatto 58 basso e qua bisogna scendere sul 56 alto. Bisogna muoversi Almeno. perché ad esempio c'è Primo, in questo momento c'è Ottaviani che vabbè pilota, fa il mondiale super sport, ha fatto delle wild card quest'anno al mondiale super sport, fa l'italiano da tanti anni, un pilota molto veloce e al momento da lui ho preso il secondo e 8, ma ci avviciniamo. Purtroppo non sono riuscito a migliorare. Il Mugello è una pista che soffre molto il caldo, infatti anche se abbiamo messo una gomma posteriore nuova ho fatto molta fatica. In più abbiamo scelto di provare un rapporto più corto che non mi è piaciuto molto, ma per oggi va bene così. Ho migliorato rispetto a ieri e non ho fatto danni. Domani c'è la qualifica e se rientrerò nei primi 9 farò anche la Super Pole. Sì, quella vera, il giro secco, il giro dove sei tu da solo e la moto. Infatti questa cosa può ribaltare le carte in tavola perché puoi essere veloce tutto il weekend, essere primo tutto il weekend, ma se sbagli la Super Pole puoi partire anche nono. E stessa cosa vale per chi è indietro, se fa bene la Super Pole e qualcuno sbaglia può andare davanti. Io sicuramente ho meno da perdere, moto nuova mai guidata, gomme nuove per me, non ho niente da perdere, sono senza pressione e so che posso avvicinarmi.